Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon sabato a tutti. Il punto della situazione per quanto riguarda i calciatori del nostro Napoli sparsi per il globo, amichevoli delle nazionali, partite ufficiali, eccetera, eccetera. Qualcuno, ovviamente, Osimhen, tornerà a malconcio perché c'è un infortunio da valutare. Vedremo cosa hanno fatto i vari Kvaratskhelia, Ostica impegnati, Kajust, Lobotka ieri con un grandissimo gol. Andremo ad analizzare le situazioni e cosa bolle in pentola appunto per il nostro Napoli. Fatemi sapere la vostra nei commenti ragazzi, iscrivetevi al canale per chi non l'ha ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e vi aspetto nella sezione commenti per analizzare un attimo la situazione. Partiamo subito dall'infortunio di Osimhen. Ieri al 60° circa si siede a terra, chiede il cambio e subito ovviamente staff medico del Napoli, calciatore e la Nigeria si sono sentiti, non c'è niente ancora di ufficiale, non c'è l'entità dell'infortunio, resta un precedente che alcuni addetti ai lavori trovano simile all'infortunio di ieri ed è quello dello scorso 27 marzo, dopo che Osimhen gioca tutta la partita con la Guinea-Bissau. Noi avevamo il Milan in Champions League, si infortuna agli adduttori e abbiamo affrontato il Milan, come ricordate, ovviamente a San Siro con Elmas falso 9 e, e con Simeone allora e Raspadori anche infortunati. Comunque è l'unico che al momento, e speriamo sia il solo a tornare a Napoli e che non potrà giocare le prossime due partite. Poi si dice che gli esami strutturali arriveranno oggi in giornata, vedremo l'entità dell'infortunio e quante partite può saltare il centravanti del Napoli. Detto questo, grandissimo gol di Lobotka ieri contro il Portogallo, Portogallo vittorioso contro la Slovacchia. Lobotka un grandissimo tiro da oltre i 20 metri, la mette nell'angolo alto. Eurogol del nostro Lobo che ha giocato, a quanto ho letto dalle pagelle, anche una discreta partita perché non l'ho vista, ho guardato, sinceramente ho guardato Olanda-Francia, che mi sembrava tra le partite di ieri potesse essere la più divertente, lo è stata anche perché è stata una bella partita. Detto questo, 8-0, risultato storico per la Georgia di Kvaratskhelia che ha giocato l'ultima mezz'ora segnando l'ottavo gol, quindi scampoli di partita per il nostro Quara che forse verrà impegnato nel prossimo scontro tutta la partita, andremo a vedere poi cosa succederà. Kajust, panchina per Kajust nella partita giocata dalla Svezia, Ostigard che ha giocato tutti i 90 minuti e addirittura ha giocato nel centro-sinistra, quindi non dove lo vediamo a Napoli ma dove a Napoli opera Nathan. Sta fatto che rende nota la duttilità appunto del nostro centrale nel poter giocare anche sul lato sinistro, sempre da centrale, ma sul lato sinistro. Poi ovviamente io non vedendo la partita vado solo a recuperare delle pagelle dove nessuno nelle pagelle ha dato insufficiente o ci sono stati appunto errori del singolo e del nostro centrale. Tant'è che anche i dati della stessa partita parlano chiaro: possesso palla, tiri in porta, il Cipro non ha fatto un tiro nello specchio, quindi pur non avendola vista posso immaginare che la pericolosità della squadra avversaria sia stata pari a zero. Detto questo, situazione in casa Napoli in generale, allenamenti terminati, Garzia da 2 giorni di pausa, weekend libero, si ricomincerà lunedì, quindi non sappiamo praticamente niente, anche se abbiamo letto che si sta già opzionando diciamo una formazione per ovviare alla mancanza di Osimhen con un 4-2-3-1 possibile con Raspadori dietro il Ciolito Simeone, cambi di modulo e incognite, ecco, che poi verranno risolte alla fine 48 ore prima della partita di Verona. Noi possiamo stare qui a parlare, a fare supposizioni e
a commentare le notizie che poi ci arrivano da varie fonti, però vedremo poi come andrà a finire. A livello di formazione è ancora troppo presto. Anche chissà, dovrebbero essere una ventina di giorni di pausa, quindi un paio di partite va a finire che le salta. Mi auguro che ce la faccia anche chissà, almeno per il Milan, che col Verona ovviamo la situazione, però vorrei avere il centrocampo titolare o almeno nei limiti del possibile tutta la formazione titolare disponibile in uno scontro contro il Milan. Poi vedremo se nel caso sarà possibile. Detto questo, sembra che si siano placati gli animi in casa Napoli, che stia volgendo tutto per il meglio, ma io credo che è solo una quiete apparente, ecco, perché abbiamo anche letto che c'è anche Micheli sul banco degli imputati, tutti sotto esame, abbiamo fatto il video ieri. Io, tra tutte le cose che sono successe, mi auguro che non si arrivi a sfaldare il gruppo di scouting, perché abbiamo perso comunque Giuntoli, c'è lo scouting tutto dietro, però perdere una figura come Micheli, soprattutto in questo periodo, è una cosa che vorrei non accadesse, per il semplice fatto che gli addetti ai lavori dicono che Maurizio Micheli, oltre ad essere conoscitore di talenti, scouting, eccetera, eccetera, è anche uno che prima di acquistare un calciatore si fa il terzo grado dello stesso per quanto riguarda gossip che ci possono essere, fidanzate, mogli, frequentazioni, vizi, abitudini strane. Comunque controlla tutto questo di un singolo calciatore prima ovviamente di tesserarlo, e ci rifacciamo in questo caso con questa analisi di Micheli al momento che sta vivendo il calcio, con questo calcio scommesse, che ne parleremo in un altro video, perché qui parleremo esclusivamente solo del Napoli. Possiamo solo dire che Fabrizio Corona, che tiene il calcio italiano in scacco, ha affermato che non ci sono calciatori del Napoli o personaggi della società del Napoli indagati. Quindi da questo punto di vista crediamo alle parole di Corona. Poi se dovesse uscire qualcosa che nemmeno Corona sa o non vogliono farci sapere, lo faranno uscire a tempo debito, vedremo e ne trarremo le conclusioni. Chi sbaglia paga, al di là dei colori supportati. Questo era, ragazzi, speriamo che Osimhen riesca a rimettersi in sesto quanto prima, e questo mese di ottobre comunque è sempre un mese, anche l'anno scorso, è sempre un mese dove, ricordo, si infortunò Rachmani a cavallo tra ottobre e novembre, perdemmo anche Osimhen, se ricordiamo bene, perché comunque in Champions League con l'Ajax schierammo Simeone, Raspadori, eccetera, eccetera, quindi è un mese sempre un tantino strano a livello di infortuni e condizione fisica. Vediamo cosa succede. Sempre sul pezzo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!